Questa che vedete è una pizza napoletana 100% integrale e se come me vi siete messi a dieta dopo l'estate, non perdetevi nemmeno un minuto di questa ricetta. Ciao amanti della pizza, io sono Gigio e benvenuti in un nuovo episodio di Casa F1 in cui proveremo a fare una pizza integrale il più simile possibile ad una pizza napoletana fatta con farina 00. Le vacanze sono da sempre il momento perfetto per concedersi qualche strappo alla regola, ma ora che sono finite, molti di noi stanno cercando dei modi per tornare in forma e dunque la farina integrale è una scelta ideale per chi desidera mantenere un regime alimentare sano, poiché è ricca di fibre, vitamine e minerali e ha dimostrato effetti positivi anche per la salute e il controllo del peso. A differenza della farina bianca, quella integrale conserva tutte le parti del chicco di grano. Questo la rende un vero e proprio tesoro di nutrienti, infatti è dimostrato che può aiutare a mantenere stabile il livello di zucchero nel sangue, favorire la digestione e aiutare nella perdita di peso. Ma non sono tutte rose e fiori. Diversamente dalla farina bianca, quella integrale non è facile da usare e soprattutto rende difficile riuscire ad ottenere la morbidezza e l'aspetto di una vera pizza napoletana. La farina integrale contiene crusca che con le sue particelle un po' affilate possono interrompere la rete di glutine e di conseguenza ha una minore capacità di sviluppare una forte rete di glutine rispetto alla farina bianca. Questo può portare a una pizza meno ariosa e con una consistenza diversa. Quindi le farine integrali tendono ad essere farine deboli e di conseguenza con una minore capacità di trattenere i gas prodotti durante la fermentazione. Per fare una pizza integrale il più simile alla classica napoletana dovremo utilizzare della Manitoba integrale e trovate il link in descrizione. Ma dato che anche la Manitoba contiene crusca, la prima cosa che dovremo fare è setacciarla per separare la parte più sottile dalla crusca, mantenendo comunque la maggior parte dei benefici nutrizionali. Come potete vedere, dopo la setacciatura la farina appare più fine e uniforme. Questo ci darà una pizza con una consistenza più liscia e una migliore struttura. Nel caso in cui non troviate la Manitoba integrale e volete provare a fare la pizza, ci sono due opzioni diverse. La più semplice è quella dell'autolisi. Prendete un chilo di farina integrale setacciata e versate 410 ml di acqua, impastata in maniera grossolana tipo no-knead, e lasciate riposare a temperatura ambiente per circa 2 ore, prima di unire il resto dell'acqua, il lievito e il sale. Ma questa ricetta sarà la protagonista del prossimo video. Ora vi propongo un metodo un po' fuori dall'ordinario. Andremo a rinforzare la farina integrale trasformandola in una farina tecnica con due semplici elementi: glutine in polvere e acido ascorbico, comunemente conosciuto come vitamina C. Questa operazione potete farla sia con una farina integrale debole, sia che vogliate migliorare ulteriormente la Manitoba, che non sarà mai forte come la Manitoba bianca. Se siete curiosi, trovate sia il glutine che la vitamina C linkati in descrizione. Aggiungendo una piccola quantità di vitamina C in polvere alla nostra farina nell'ordine tra i 2 e i 3 mg per chilo se non volete strafare, ma anche di più se volete sperimentare, possiamo migliorare la sua forza e resistenza. La vitamina C infatti agisce come un ossidante naturale, rinforzando le proteine del glutine. Se vi sembra strano, sappiate che è normale da parte di molte delle aziende molitorie aggiungere vitamina C alle loro farine per renderle più tecniche. E non è nemmeno indispensabile scriverlo sulla confezione se si rimane sotto il livello di 0,2 mg per chilo. Per quanto riguarda il glutine, questo complesso proteico è ciò che dà alla nostra pizza la sua struttura ed elasticità. Andando ad aggiungere ulteriormente alla nostra farina ne aumenteremo l'elasticità e la resistenza. In pratica stiamo dopando la nostra farina integrale senza andare a modificare i valori nutrizionali. Certo, la chimica e fisica possono sembrare complesse, ma con la giusta conoscenza possono diventare i nostri migliori alleati in cucina. Ed ora passiamo alla fase successiva. Nel corso dei video sulla pizza integrale sperimenterò sia l'autolisi che il diretto con un ingrediente segreto e il biga. Ispirato proprio dagli insegnamenti del maestro Susta, ho deciso di cominciare questa serie sperimentando una biga 100% integrale. Per chi non lo sapesse, la biga è un preimpasto che consiste in una miscela di farina, acqua e lievito che viene lasciata fermentare prima di essere incorporata all'impasto principale. La farina integrale può trarre enormi benefici dall'uso della biga. Questo preimpasto infatti aiuta a rinforzare la rete di glutine, migliorare l'elasticità dell'impasto e aumentarne la sua capacità di trattenere gas durante la fermentazione. Come visto nel video fatto insieme al maestro Susta, fare una biga è semplice. Iniziamo mescolando un chilo di farina
con 10 grammi di lievito e 450 grammi di acqua. Utilizzando il metodo Susta potremo usare una cassetta per impasti e agitarla ben bene per favorire la formazione della biga. Rispetto alla biga con farina bianca, questa sembra più secca al tatto e questo è sicuramente dovuto alla differenza nella percentuale di assorbimento d'acqua delle due farine. Se dovesse succedere anche con la vostra farina, vi basterà portare la percentuale di acqua al 50% e quindi aggiungere 50 ml in più. La biga va messa in un contenitore che copriremo con della pellicola che va bucherellata, dato che la biga verrà sottoposta sia alla lievitazione aerobica che quella anaerobica. Lascio poi la biga fuori dal frigo per un'ora, dopodiché la sposto in frigo nella parte più bassa per almeno 24 ore. E il giorno dopo la biga si presenta così, leggermente meno legata rispetto alla biga fatta con farina bianca, ma il profumo non inganna. Ora non ci resta che aggiungere ulteriori 300 ml di acqua, in cui scioglieremo 22 g di sale ed infine 10 g di lievito. Per finalizzare l'impasto userò una planetaria che ho già usato in qualche altro video, la Kenwood Chef Titanium XL, quella che vedete alle mie spalle. Dato l'impasto delicato, useremo il gancio a foglia e non quello classico per impastare. Verso tutta la biga nella planetaria, sbriciolo il lievito, dopodiché aggiungo un po' d'acqua e mi raccomando, l'acqua andrà messa sempre un po' alla volta per assicurarci di incordare l'impasto. E a questo punto andranno aggiunti 10 g di malto di astasico, cioè l'1% sul totale della farina. Velocità 1, si parte! Man mano che l'acqua viene assorbita ne aggiungo dell'altra. Il trucco per capire che è ora di aggiungere altra è quello di vedere il fondo della planetaria, che deve essere sempre pulito. Non devono esserci pezzi di impasto attaccati alle pareti o al fondo. Proseguo con sicurezza fino a quando mancano 100 ml. Da questo momento in poi devo procedere con molta attenzione, aggiungendone molto poca alla volta. Per aiutarci nell'assorbimento possiamo aumentare la velocità e portarla a 2 o a 3, ma non per periodi troppo lunghi. Il concetto è che dobbiamo sbattere l'impasto ma senza farlo scaldare. Continuo ad aggiungere acqua e procedere con la velocità più sostenuta. Verso l'ultimo goccio e a questo punto sfrutteremo la velocità più alta per pochi istanti ma molte volte, con lo scopo di incordare l'impasto. Come vedete è molto debole, si strappa e sicuramente non reggerebbe la stesura. Velocità massima e stacco. Aspetto pochi secondi ancora, velocità massima. E stacco. Proseguo fino a quando l'impasto non sembra incordato. Per verificarlo basterà alzare il gancio per vedere se l'impasto scivola. Meno velocemente scivola, più incordato sarà. Ed infatti ora l'impasto è sufficientemente incordato e considerato che contiene crusca è davvero un buon risultato. Lascio riposare l'impasto per una ventina di minuti, dopodiché possiamo procedere allo staglio e alla formazione dei panetti. Per questa operazione è importante ungersi le mani, ma anche la bilancia, con dell'olio per evitare che l'impasto si attacchi ovunque. Visto che voglio fare una pizza dietetica e non la voglio molto grande, non supererò i 200 grammi per panetto, ma è una mia scelta personale. Se volete rimanere sul classico, fate un panetto da almeno 250 grammi. Per la chiusura utilizzate la tecnica che preferite, io mi affido a quella classica. Visto che i panetti saranno pronti tra sole 2 ore, vi consiglio di non stringerli troppo in fase di chiusura, così da non avere difficoltà in stesura e ottenere una pizza molto morbida. Abbiamo parlato di ingredienti e tecniche, ma ora è arrivato il momento di discutere di un elemento chiave nella preparazione della pizza, il forno. E non parlo di un forno qualunque, ma del vero protagonista della nostra cucina oggi. Sto parlando del forno F1 P134H Evolution, che il suo design sofisticato, i programmi preimpostati o manuali, ma soprattutto la sua grande capacità di distribuire il calore in modo uniforme, è davvero un gioiello per ogni pizzaiolo casalingo e oggi avremo l'opportunità di vederlo in azione. Seleziono il programma per la pizza napoletana e lo attivo con un clic. E dopo poco più di 20 minuti sarà pronto per la cottura. Dopo 2 ore i panetti sono belli lievitati, morbidi e pronti per essere cotti. Dato che la maglia glutinica è comunque delicata, dopo le 2 ore vi consiglio di mettere i panetti in frigo e di tirare fuori solo quello che va infornato. E ora la parte divertente. Stendiamo l'impasto con delicatezza, cercando di mantenere quella bella bolla d'aria che abbiamo lavorato così duramente per creare. La tecnica è importante qui. Vogliamo un centro sottile e un bel cornicione spesso, ma soprattutto dobbiamo fare attenzione a non bucarla. Iniziamo con un sugo di pomodoro fresco e ben bilanciato. Distribuitelo uniformemente, ma lasciate un po' di spazio per il cornicione. Aggiungo un po' di basilico fresco spezzettato,
una spolverata leggerissima di pecorino per dare un po' di sapidità e infine del fior di latte. L'olio lo metteremo a crudo. Trascino la pizza sulla fantastica pala F1 e via in forno per poco meno di 90 secondi. Se siete interessati a questo forno della linea Evolution o ai classici della linea Easy Pizza come il leggendario P134H, cliccate il link in descrizione per visitare lo store ufficiale. Grazie al codice GIGIO15 potrete ottenere uno sconto del 15% sul forno dei vostri sogni che potrete comprare anche a rate, con busta paga o senza nel caso in cui possediate una carta di credito. Ed eccola qui la pizza, proprio come la volevo. Filo d'olio e voilà. Ed ora la prova dell'assaggio. La cosa che stupisce più di tutte secondo me è proprio la morbidezza del cornicione, cosa che non ho mai visto in una pizza integrale in stile napoletano. C'è anche qualche alveolo che è assolutamente un mezzo miracolo. Oh, davvero buono, soprattutto per quel sapore un po' rustico, magari non per tutti, ma sicuramente per chi come me che deve mangiare prodotti integrali. Risultato davvero interessante, a tratti sorprendente grazie alla biga. Ora però non resta che provare nei prossimi video l'autorisi e l'impasto diretto con ingrediente segreto che non vi aspettereste assolutamente. Anzi, vi invito a provare a indovinare nei commenti quale sarà questo ingrediente segreto. Grazie se siete arrivati fino a questo punto, ciao e alla prossima!